Questa è la nostra nuova dimora, costruita in seguito a vocazioni divine, incidenti e una dolorosa bua al dito. Torniamo a 9 ore fa. Scendiamo per una sconnessa discesa sterrata. Il bro ha deciso che vuole perdersi nella giungla. È la strada sbagliata, va bene. Dopo tanto cammino siamo finalmente giunti nella foresta. Abbiamo trovato il giocattolo preferito dagli uomini per terra. Nessuno può evitare ad un uomo di raccogliere il suo nuovo bastone. Ma in questo caso a noi servirà per costruire la nostra virilissima capanna. E adesso camminiamo. Camminiamo molto. Camminiamo ancora di più. E camminiamo ancora. E raccogliamo tanti altri giocattoli che si sentivano abbandonati. Siamo giunti al luogo prescelto. È pieno di spine che cadono dal cielo e cominciamo subito a tagliare un albero secco con un arnese che non funziona. Dopo qualche anno capiamo che è meglio sbrindellare il tutto usando il coltello e ci mettiamo subito all'opera. Continuiamo a raccogliere tanta legna quanto 2 castori sottoacidi per portarla al luogo in cui sorgerà la nostra nuova casa. Cerchiamo di rendere i rami della giusta misura e formiamo lo scheletro del nuovo palazzo nella foresta. Sembra già estremamente sicuro. Gli attrezzi di fissaggio che stiamo utilizzando sono appositamente stati creati per rendere le case solide e indistruttibili. Ovviamente anche grazie alle nostre esperte tecniche ingegneristiche. Fidandomi della sua sicurezza, verifico le dimensioni e, constatato che non c'è il posto per il bagno della servitù, me ne vado indignato. Quindi proviamo a cambiare architettura e cerchiamo di fare spazio anche al divano a penisola. Il mio amico si è fatto male e mi ha chiesto di curargli la bua al dito, arrangiando un cerotto improvvisato. Una volta tornati al lavoro il tronco ha deciso di attentare alla mia vita. Non gli piace la nuova disposizione, ma non ci interessa cosa pensa un tronco e continuiamo verso il nostro obiettivo. Il nostro possente appartamento è terribile. Per quanto assolutamente solido e sicuro, non abbiamo abbastanza legna da coprire ognuno dei suoi regali lati, e comincia una risata di disperazione per il tempo perduto nella costruzione di questo abominio. Ma fortunatamente Gesù viene in nostro soccorso e, distruggendo quella che noi avevamo il coraggio di definire una casa, ci diede una seconda opportunità per far brillare il nostro talento. Così, colti da nuova, divina e bruciante speranza, iniziamo ad ammassare la legna per cercare di assemblare una capanna indiana e recuperare l'obbrobrio precedente. Questa nuova e spaziosa reggia sembra finalmente essere la giusta via di redenzione, e una volta finito lo scheletro di base, era ora di renderla una casa per ricchi, mettendo il lusso delle pareti. Tagliamo le cascate di spine cadenti dal cielo, e le leghiamo attorno al lussuoso e per niente pericoloso appartamento, così da usarle come base per poggiarci sopra la verde barba delle rocce. Una volta spogliate le rocce della loro umida peluria, abbiamo potuto ricoprire il nostro castello rendendolo un luogo magico in cui organizzare partite di polo con gli amici. Come potete osservare, dopo il meticoloso lavoro fatto da mani chiaramente esperte, non resta neanche il più piccolo buco nel muro, dando alla nostra nuova casa una guadagnata e lussuosa parvenza regale. È ora di visitare l'interno. Come potete vedere, è molto comodo entrare ed è così spazioso che c'è spazio persino per i piedi. Buonanotte.